Oggi ti porto nella mia cucina di casa e ti svelerò il segreto per preparare degli involtini di anca di pollo incredibilmente succosi e ricchi di sapore, grazie alla cottura a bassa temperatura. Se stai cercando una ricetta semplice, perfetta per stupire i tuoi ospiti o rendere speciale una cena in famiglia, sei nel posto giusto. Ti guiderò passo dopo passo con consigli utili per ottenere un risultato professionale anche a casa. Un piatto presentato in versione gourmet con le chips di pelle di pollo croccante. Ciao amici, bentornati o benvenuti nel canale Segreti da Chef. Pronti? Andiamo, iniziamo. Per prepararli ci serviranno le anche di pollo, un po' di impasto di salsiccia, il formaggio camembert, il prosciutto cotto, timo in polvere, aglio secco, sale e pepe. Andiamo a vedere come prepararli. Iniziamo con il togliere la pelle all'anca. La teniamo qua da una parte e poi gli togliamo anche l'osso. Poi qua c'è questo pezzo di cartilagine e andiamo a togliere anche questo. Poi lo apriamo un po' a libro e gli diamo una battuta. Poi li appoggiamo qua nell'altro tagliere, pronti per essere conditi. Andiamo a fare anche tutte le altre anche. Mentre preparo questi involtini di pollo, non posso fare a meno di ricordare i miei primi passi in cucina. Erano gli anni '80. Ero un ragazzo pieno di entusiasmo, ma anche piuttosto inesperto, quando cominciai a lavorare in un ristorante al mare. Il primo cuoco, un tipo burbero, ma con un cuore d'oro, decise di insegnarmi i segreti di alcuni piatti e uno dei primi fu proprio quello degli involtini di pollo. Mi ricordo ancora come mi guardava, serio, mentre arrotolavo il primo involtino. «Non stringere troppo», mi diceva, «il pollo non è un bullone, deve respirare». Io cercavo di trattenere una risata, ma lui era inflessibile. «Guarda qui! La farcitura deve essere perfettamente distribuita e quando lo chiudi fallo con l'amore, altrimenti in cottura si apre e rovini tutto». Per giorni ho ripetuto quei gesti, finché una sera il cuoco mi chiamò in disparte e mi disse: «Adesso tocca a te farli per il servizio». Non vi dico il panico, eppure con le sue istruzioni nella testa ci riuscì. Quando il primo cliente tornò in cucina per complimentarsi, lui mi diede una pacca sulle spalle e disse solo: «Non male per un principiante». Da allora, ogni volta che preparo gli involtini, penso a quel momento e a come quel cuoco mi insegnò non solo una ricetta, ma l'importanza dei dettagli e della passione. E oggi, con la cottura sous vide, posso dire che questi involtini sarebbero stati perfetti anche per lui. Grazie Mario. Perfetto, terminato anche questo. Andiamo a mettere la pelle per fare le chips di pollo nella carta da forno sopra una teglia. Le stendiamo così belle stese. Non sovrapponiamo le una sull'altra, altrimenti non si andrà a sciogliere tutto il grasso e non diventeranno croccanti. Ecco qua, in questo modo. Gli mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Poi rigiriamo la carta da forno, l'altra metà la mettiamo sopra in questo modo, in modo da coprirle tutte bene, e gli appoggiamo sopra un'altra teglia e la teniamo qua da una parte, che adesso finiamo gli involtini di pollo. Poi andiamo a accendere il forno facendo subito il runner, così lo preriscaldiamo. Mettiamo 65 gradi per un'ora e mezza e abbiamo.
teniamo qua da una parte. Vado a tagliare un po' di camembert, 4 fettine così bastano, lo taglio a pezzi più piccoli. Il camembert non c'è bisogno di togliergli la buccia, quanto è buona anche quella, morbida e buona anche quella, e lo mescolo con l'impasto della salsiccia. A questo punto mettiamo un po' di sale nelle nostre anche di pollo, non tantissimo perché c'è anche la salsiccia e il prosciutto cotto che sono un po' salati, un po' di pepe, anche qua non tantissimo perché c'è già il pepe nella salsiccia, mettiamo un po' di timo secco e un po' di aglio, l'aglio secco. Ora gli andiamo a mettere il prosciutto cotto e l'impasto con la salsiccia e il camembert. Ora li arrotoliamo cercando di tenerli più stretti possibili per non aprirli, in questo modo. Gli aggiungiamo ancora un po' di sale e un po' di timo e ora li andiamo a mettere nel sacchetto sottovuoto, pronti per sottovuotare, uno per ogni sacchetto. E ora mettiamoli sottovuoto. Ecco qua. Come sempre controllare il sottovuoto che sia chiuso bene e lo andiamo a mettere qua. Nel frattempo che chiudiamo anche gli altri, andiamo a impostare il forno. Lo mettiamo statico, 190 gradi, e abbiamo il preriscaldamento. Arrivato a temperatura, immergiamo i involtini bianchi di pollo, chiudiamo e attendiamo un'ora e mezza la cottura. Nel frattempo ho suonato anche il forno, è arrivato a 190 gradi. Quindi mettiamo su le chips e le facciamo andare per 20 minuti. Sono trascorsi 20 minuti, controlliamo le chips, le tiriamo fuori, apriamo e controlliamo bene, sono fatte. Ricopriamo con la teglia e lasciamo qua raffreddare. Manca poco al termine della cottura degli involtini di pollo. Nel frattempo andiamo a tirare via le chips che si sono raffreddate e le andiamo a mettere nella carta assorbente per eliminare il grasso in eccesso e le lasciamo qua nella carta assorbente. Teniamo qua da una parte. Nel frattempo tiriamo fuori la soluzione di acqua e sale dal frigorifero e prepariamo anche i ghiacci da inserire dentro. Spegniamo, cottura terminata, e andiamo a immergerli immediatamente nella soluzione di acqua e sale e gli mettiamo i ghiacci. Lasciamo raffreddare, poi li mettiamo in frigo e li tiriamo fuori per rigenerarli quando sarà ora di fare il piatto. È arrivato il momento di rigenerare gli involtini di pollo. Abbiamo la temperatura più bassa di 65 gradi, che era quella di cottura. Possiamo mettere tranquillamente a 55. Possiamo lasciare 2 ore e facciamo partire. Prepariamo anche gli involtini appena tirati fuori dal frigo, aspettiamo che salga la temperatura e poi li immergiamo. È arrivato a temperatura e li vado a immergere per rigenerarli. È giunta l'ora di terminare il piatto. Mettiamo gli involtini di pollo in una bowl,
Prendiamo il runner e lo mettiamo da una parte. Apriamo i sacchetti e scogliamo il contenuto per tenere il succo. Guardate, sono belli. Mettiamo sul sughetto a restringere. Nel frattempo ho già messo sul sauté a scaldare senza nessuna aggiunta di olio, senza nient'altro. Adesso facciamogli un taglio obliquo a ogni involtino. Guardate che belli, morbidissimi, e li lasciamo qua pronti per andarli a segnare e a fargli la reazione di Maillard. Prepariamo 3 piatti. Vado a appoggiare lo scalogno che avevo cotto nel video precedente e tenuto un sacchetto da una parte, e l'ho fatto ripassare con un po' di aceto balsamico e un po' di zucchero per caramellarlo. Vado a mettere un po' di insalatina per dargli un po' di colore. E aggiungo un po' di sugo, un po' di salsina di aceto balsamico e zucchero nello scalogno. E ora andiamo a fargli fare la crosticina agli involtini. Giriamo la salsina di tanto in tanto, aspettando che si ristringa. Controlliamo gli involtini. E li giriamo. Vedete, non c'è bisogno di mettere il grasso perché lo fanno, buttano fuori il loro di grasso. Li facciamo fare la crosticina bene da tutte le parti. Intanto questo che si è staccato me lo assaggio io. Delizioso, veramente buono. Bene, spengo il calore e andiamo a impiattare. Li potete appoggiare così o in piedi, in questo modo, un po' come volete voi, o tutti e due sdraiati. Vado a assaggiare la salsina se va bene di sale. Perfetta, quindi la vado a mettere un po' sopra agli involtini. E ora la nota croccante, gli mettiamo le chips della pelle. Piatti finiti, e quindi è ora di andare all'assaggio. Piatto bello colorato, involtino cotto bene, buono, tenerissimo, saporito, veramente un piatto gourmet. Anche lo scalogno ancora più valorizzato. Un piatto semplice da replicare a casa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video!